Atene, 5 maggio 2010. Un corteo di lavoratori e studenti si dirige verso il Parlamento greco in piazza Sintagma. Dentro l'aula si stanno discutendo i tagli richiesti dalla Troika, che gestisce la crisi finanziaria europea. In cambio dei provvedimenti, l'organo di supervisione è disposto a introdurre un pacchetto di salvataggio da 110 miliardi di euro. La piazza però contesta l'austerità fiscale. Gli scontri esplodono. Una filiale della Marfin Bank prende fuoco. 3 persone muoiono. È uno dei giorni più difficili della crisi finanziaria greca. Pochi mesi dopo, a Madrid, migliaia di persone occupano Puerta del Sol. È l'inizio del movimento degli Indignados, alimentato da uno dei tassi di disoccupazione più alti d'Europa e da nuove misure di austerità. Intanto a New York nasce Occupy Wall Street a Zuccotti Park, un accampamento che catalizza il malcontento contro la disuguaglianza e l'influenza della finanza sulla politica. Durerà 59 giorni e diventerà un modello globale. Il motto dei manifestanti è semplice: noi siamo il 99%. Questo è Capitalismo, luci e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia. Il podcast che vi racconta l'origine e i segreti del sistema che governa il mondo, il capitalismo. Un podcast realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Questa puntata si intitola Crisi. La cronaca delle strade di Atene, Madrid e New York è l'atto finale della crisi finanziaria del 2008. Lui è Edoardo Campanella, direttore dell'Investment Institute di Unicredit. Il detonatore è la bancarotta di Lehman Brothers, una delle principali banche statunitensi, con 158 anni di storia, miliardi di dollari di attivo, un nome che sembrava intoccabile. In pochi giorni l'onda d'urto attraversa mercati, istituzioni e governi di tutto il mondo, risucchiando banche, aziende, risparmi e certezze. Ben Bernanke, allora alla guida della Fed, la banca centrale degli Stati Uniti, dirà che settembre-ottobre 2008 segnarono la peggiore crisi finanziaria di sempre, anche della Grande Depressione. Il costo più alto della crisi è una lunga scia di disoccupazione, una ferita sociale che alimenta proteste, rabbia e una critica sempre più esplicita al funzionamento stesso del capitalismo. Di colpo si rivelano i lati oscuri di quel sistema neoliberista nato a cavallo degli anni '80. Disuguaglianze crescenti, instabilità finanziaria, deterioramento ambientale. Il mito dell'autoregolazione dei mercati si dimostra un'illusione. Per capirlo dobbiamo tornare indietro, agli anni '70. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Il governo non è la soluzione, è il problema. Queste sono le parole di Ronald Reagan durante il discorso di insediamento alla Casa Bianca nel 1981. E Margaret Thatcher, in Gran Bretagna, gli farà eco. You know, when the state does everything for you, it'll soon take everything from you. Quando lo Stato fa tutto per voi, si prenderà qualunque cosa da voi. Crisi petrolifere, inflazione elevata e stagnazione economica mettono in difficoltà il modello del dopoguerra, fondato su una forte presenza dello Stato. Margaret Thatcher in Gran Bretagna e Ronald Reagan negli Stati Uniti ribaltano l'ordine economico dominante, mettendo il mercato al centro. Inizia così un'era di privatizzazioni, di regolamentazioni dei mercati finanziari, tagli alle tasse dei più ricchi. È un cambio di paradigma. Lo Stato fa un passo indietro. L'obiettivo è liberare il potenziale dell'economia attraverso la concorrenza, spostando l'attenzione dal sostegno della domanda, tipico dell'eredità keynesiana, alle agevolazioni della produzione e dell'offerta. Persino la sinistra si lascerà infatuare dal potere del mercato negli anni 90. L'era del grande governo è finita, dirà Bill Clinton al suo discorso sullo Stato dell'Unione del 1996. Nel Regno Unito, Tony Blair si muoverà lungo direttrici analoghe.
Il mercato sembra trionfare. Si afferma un nuovo paradigma di politica economica, il Washington Consensus. Nel 1989 crolla il muro di Berlino. Le ex economie sovietiche si avvicinano con successi più o meno discutibili al mercato. Nel 2001 la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. La globalizzazione decolla. Un iPhone viene progettato in California, assemblato in Cina, con componenti che arrivano da ogni parte dell'Asia, per essere venduto negli Apple Store di tutto il mondo. Le multinazionali spostano la produzione dove costa meno. Il capitale diventa mobile, rapido, globale. Il mondo diventa piatto, secondo un'espressione resa celebre dal premio Pulitzer Thomas Friedman. Ma sotto la superficie iniziano ad emergere gli effetti collaterali. In molti paesi occidentali i salari ristagnano, le fabbriche chiudono, il lavoro si fa più precario, crescono le disuguaglianze, aumenta l'instabilità finanziaria. E si arriva così al 2008. Sentiamo Fabio Petti, co-chair dell'Investment Institute di Unicredit. La crisi del 2008 non è solo una crisi finanziaria, segna una divisione profonda nel legame tra capitalismo e democrazia. Per gran parte del Novecento i due si sono mossi in parallelo. Il mercato produceva crescita, la democrazia ne mitigava gli eccessi, diritti sociali, tutele del lavoro, ridistribuzione della ricchezza. Era un equilibrio imperfetto, ma stabile. In fondo, capitalismo e democrazia hanno bisogno l'uno dell'altra. Il capitalismo ha bisogno di regole per domare gli eccessi del mercato e la democrazia è il miglior sistema per fissare il quadro normativo. Ma anche la democrazia ha bisogno del capitalismo, per favorire il progresso umano, l'innovazione, l'autonomia dell'individuo. Sono in un certo senso opposti che si completano. La democrazia è orientata al bene pubblico, il capitalismo massimizza l'interesse individuale. Proprio per questo il loro equilibrio è però intrinsecamente instabile. Nel 2008 quell'equilibrio si rompe e per evitare il collasso del sistema finanziario, gli stati, tanto bistrattati dai pensatori neoliberisti, intervengono in modo massiccio, salvano le banche, stabilizzano i mercati. Per milioni di cittadini, però, arrivano disoccupazione, case pignorate, salari stagnanti. In Europa, alla crisi segue una lunga stagione di austerità. Qualcosa cambia nella percezione popolare. La crisi non viene vissuta soltanto come un fallimento del mercato, ma come una rottura del patto democratico. In questo vuoto crescono la rabbia, la sfiducia verso l'élite, la sensazione di essere rimasti indietro. È il terreno su cui attecchiscono i populismi, a destra come a sinistra, che avranno nel referendum sulla Brexit e nell'elezione di Donald Trump nel 2016 le conseguenze più clamorose. Per la prima volta, dopo decenni, democrazia e capitalismo sembrano smettere di rafforzarsi a vicenda. Il mercato è globale, ma la politica resta nazionale. È da questa frattura che si riapre il dibattito sul funzionamento e sui limiti del capitalismo contemporaneo. Agosto 2019. La Business Roundtable, l'associazione che riunisce i CEO delle principali aziende americane, pubblica un documento destinato a lasciare il segno. È lungo appena una pagina, quasi 300 tra i più potenti leader dell'industria statunitense, alla guida di colossi come JP Morgan, Goldman Sachs, General Motors, Xerox, Coca-Cola, dichiarano che lo scopo di un'impresa non è più soltanto massimizzare i profitti per gli azionisti. Un'azienda, scrivono, deve servire tutti i suoi portatori di interesse o stakeholder, lavoratori, clienti, comunità, ambiente. Il messaggio è dirompente. Per molti osservatori segna la fine simbolica del neoliberismo. È un ribaltamento storico della logica di Milton Friedman, secondo cui l'impresa aveva un solo dovere: creare valore per gli azionisti, gli shareholder. Questo documento non nasce dal vuoto. È anche una risposta al malcontento che ha preso forma nelle strade di Atene, Madrid e New York e che non si è mai davvero spento. Nel 2013 il libro dell'economista Thomas Piketty, Il capitale del XXI secolo, diventa un bestseller planetario. Oltre 2,5 milioni di copie vendute. Il saggio spiega come la dinamica del capitalismo
tenda strutturalmente a concentrare il capitale nelle mani di pochi, aggravando le disparità e minando la coesione sociale. Nel 2019, l'1% più ricco della popolazione mondiale controlla il 44% della ricchezza globale. Ma le disuguaglianze sono solo una parte del problema. La lotta al cambiamento climatico mette in discussione un altro pilastro del modello neoliberista. All'inizio del 2020, Larry Fink, fondatore e volto simbolico di BlackRock, il più grande asset manager del mondo, nella sua lettera agli investitori scrive che il cambiamento climatico non è soltanto una questione morale, è un rischio finanziario. Da quel momento, per BlackRock, combattere il riscaldamento globale non è più solo una scelta etica, diventa una scelta di business. Le crepe si moltiplicano. L'ascesa della Cina, l'aggressività della Russia e la pandemia mostrano il lato vulnerabile della globalizzazione. Crescono i rischi geopolitici e le catene del valore, progettate per massimizzare l'efficienza, si rivelano fragili. Il lessico cambia. Dall'efficienza si passa alla resilienza, dalla produzione just in time a quella just in case. La sicurezza economica torna a essere una questione politica. Nel 2023 Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale dell'amministrazione Biden, lo dice apertamente in un discorso destinato alla Brookings Institution. Il Washington Consensus è finito. Sentiamo Fabio Petti, dell'Investment Institute di Unicredit. La crisi dell'era neoliberista apre una nuova fase. Lo Stato torna al centro dell'economia. Le politiche industriali, a lungo considerate un tabù, rientrano nell'arsenale dei governi. Con esse riemerge anche un protezionismo mirato. L'obiettivo è ristabilire la legittimità democratica del capitalismo. Si cerca di rilanciare settori e territori colpiti dalla globalizzazione e dalla concorrenza cinese. Si punta sui settori del futuro, si accelera la transizione verde. Allo stesso tempo si prova a ridurre le vulnerabilità delle economie nazionali, aperte ma protette dove serve. Una politica denominata dall'amministrazione Biden Small Yard, High Fence. Piccolo cortile, alta recinzione. Per molti versi, le economie occidentali sembrano muovere i primi passi di avvicinamento al capitalismo di Stato cinese. Un paradosso per sistemi che avevano fatto del libero mercato un principio identitario. C'è una differenza fondamentale però tra il modello cinese e quello americano. In Cina il potere politico viene prima di quello economico. Quando un imprenditore diventa troppo influente, il partito interviene. Il caso di Jack Ma, fondatore di Alibaba, è emblematico. Dopo aver criticato l'operato del partito, scompare dalla scena pubblica per mesi. Negli Stati Uniti, invece, il rapporto è più ambiguo. I nuovi capitalisti del settore tecnologico concentrano un potere economico e politico enorme. Alla cerimonia di insediamento della seconda amministrazione Trump, la ricchezza privata che si concentra nella rotonda del Campidoglio vale più della metà del PIL italiano. In questo quadro emergono interrogativi sulla solidità degli equilibri democratici e preoccupazioni per una possibile deriva plutocratica. Il pendolo tra Stato e mercato oscilla ancora. È la quinta volta negli ultimi 4 secoli. Dal capitalismo commerciale a quello industriale, da quello gestito a quello neoliberista, il capitalismo ha dimostrato di essere un sistema dinamico, capace di adattarsi nel tempo. Troppo mercato e troppo Stato hanno entrambi prodotto eccessi e ogni eccesso ha portato a un punto di rottura, seguito da una correzione. È proprio questa capacità di adattamento che ha dato al capitalismo una resilienza straordinaria, permettendogli di durare nonostante critiche ricorrenti e contraddizioni profonde. Con la fine dell'era neoliberista prende forma un nuovo spirito del capitalismo, un capitalismo chiamato a essere più equo, più sostenibile e più compatibile con le aspettative democratiche delle società avanzate. La sfida è ancora aperta e il successo non è garantito. Ma una cosa è certa: la quinta età del capitalismo è iniziata. Ringraziamo Edoardo Campanella e Fabio Petti dell'Investment Institute di Unicredit. Con questo episodio si chiude la serie Capitalismo, luci e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia.
è un podcast realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast, scritto da Edoardo Campanella e Leonardo Segato.